Buongiorno a tutti, sono Mary Capeccio, Master Crystal Nails ed oggi sono qui per presentarvi una delle ultime novità per arricchire le nostre nail art. Il prodotto di cui voglio parlarvi è Aurora Crystal Liquid, un prodotto a base liquida che ci permetterà di realizzare dei bellissimi effetti aurora boreale sulla superficie delle unghiette delle nostre clienti. Sia che vogliate applicarlo su tutta la superficie oppure solamente in piccole sezioni della vostra nail art, questo prodotto tenderà ad evaporare completamente all'aria. Potete applicarlo sia su una superficie con strato di inibizione ossidativa, sia su una superficie del tutto opacizzata. In base al colore che avrete deciso di applicare come sfondo, il prodotto tenderà a realizzare degli effetti completamente differenti. Una volta evaporato e quindi sigillato il nostro prodotto, sulla superficie si realizzerà un bellissimo effetto cangiante che cambierà in base all'inclinazione dell'unghia della nostra cliente, ma anche in base alla temperatura corporea. Nel caso in cui decidiate di applicare l'Aurora Crystal Liquid su tutta la superficie della vostra unghietta, è irrilevante la caratteristica del prodotto sul quale lo state applicando, ovvero che abbia strato di inibizione ossidativa o che sia una superficie del tutto opacizzata. Contrariamente, se avete deciso invece di applicarlo solo in piccole sezioni, vi consigliamo di applicarlo su una base del tutto opacizzata, aiutandovi magari con il nostro fantastico Matte Ever, così che abbiate una percezione migliore di dove state applicando il vostro prodotto. Questi sono solo alcuni spunti su come sfruttare al meglio il nostro Aurora Crystal Liquid e adesso andremo a vedere una piccola dimostrazione su come applicarlo correttamente. Come in questo caso sfrutteremo lo sfondo della nostra Tip Black così da applicare al di sopra della superficie il nostro prodotto. L'effetto che vogliamo realizzare è un effetto gemma dove andremo ad applicare all'interno appunto il nostro prodotto Aurora Crystal Liquid. Come potete vedere, la superficie è stata già opacizzata attraverso l'utilizzo del nostro buffer Anima Rosa, senza creare graffi ma cercando di opacizzare in maniera molto delicata la superficie. Andremo a realizzare un decoro geometrico, in questo caso un cerchio o un ovale, sul quale poi andremo ad applicare appunto il nostro prodotto. Una volta polimerizzata la nostra linea, prenderemo una piccola quantità del nostro prodotto Aurora Liquid, lo applicheremo su una formina e attraverso l'utilizzo di un pennello di precisione, per esempio il pennello Barbara 1 o un pennello Phantom, andremo a prelevarlo e a distribuirlo esattamente nella zona centrale. Più il prodotto sarà sottile, più tenderà ad asciugarsi velocemente. In questo caso, proprio come vi dicevo prima, il fatto che la base sia completamente opacizzata ci permette di intuire correttamente dove stiamo applicando il prodotto. Nel caso in cui invece la superficie fosse stata ovviamente a base lucida, questa applicazione sarebbe stata risultata un pochino più difficoltosa. A questo punto attendiamo l'evaporazione del prodotto all'aria, dopodiché procederemo con la sigillatura. Per velocizzare l'asciugatura all'aria di questo prodotto non è escluso che possiamo sfruttare la funzione ventolina della nostra lampada Ecru Pink o Black. Una volta evaporato completamente il nostro prodotto, risulterà presente solo nella fascia centrale. Prima di procedere con l'effetto, quindi di vedere bene l'effetto che si è realizzato, andiamo però a continuare ancora la nostra lavorazione cercando di essere un pochino più precise e di andare magari a definirci il contorno di questa gemma con l'aiuto appunto del nostro foil e del nostro prodotto Profoil Gel. Per applicare il nostro Profoil Gel è necessario avere una superficie completamente opacizzata, pertanto onde evitare di applicare magari in maniera non corretta il prodotto anche nella zona della gemma, andremo a sigillare completamente con il Matte Ever, realizzando una superficie completamente opacizzata sulla quale andremo ad applicare appunto il nostro prodotto e sul quale andremo poi ad applicare il nostro foil.
Una volta distribuito il nostro prodotto, grazie alla superficie opacizzata, possiamo ovviamente vedere e valutare bene dove distribuirlo al meglio e a questo punto, una volta che siamo certe del nostro contorno e del nostro decoro, possiamo polimerizzare in lampada. Questo prodotto può essere polimerizzato sia 30-40 secondi, ma potrebbe essere polimerizzato anche per più tempo, poiché non perde assolutamente strato di inibizione ossidativa dopo la polimerizzazione, risulterà leggermente appiccicoso e grazie a questo strato leggermente appiccicoso potremo andare ad applicare il nostro foil. Procedo con l'applicazione del nostro foil, lo applico su tutta la superficie, schiaccio e faccio in modo che aderisca completamente su tutto il mio decoro. Elimino e il foil avrà aderito correttamente sul decoro che avevo precedentemente realizzato. A questo punto, una volta realizzato il mio effetto foil, provvederò ovviamente a proteggerlo attraverso l'utilizzo di un top. In questo caso il top che scelgo è il Top Cool for Dark, proprio perché è il top specifico per le superfici completamente scure. È un top senza strato di inibizione, molto elastico, ha la caratteristica della solubilità, può essere applicato sia su colori semipermanenti, come per esempio il nostro fantastico 3 step, sia sui nostri Royal Gel. Una volta polimerizzato, la sua caratteristica principale è che tenderà a non far virare assolutamente le tonalità scure alla luce del sole. Una volta polimerizzato il nostro top, potremo procedere con ulteriori decorazioni, per esempio decorazioni in stile déco, attraverso l'utilizzo appunto del nostro Royal Gel oppure attraverso l'utilizzo dei nostri fantastici Art Gel. Una volta terminato il nostro decoro, potremo realizzare un ulteriore effetto bombatura al centro della nostra gemma, sempre con l'aiuto del nostro Cool Top for Dark. Ne andremo a distribuire una piccolissima quantità sempre sulla nostra formina e lo preleveremo con il pennello Zero Short. Andremo a distribuirlo esattamente al centro della nostra tip e poco prima di andare in lampada metteremo sottosopra la nostra tip così che per forza di gravità il prodotto si concentri completamente al centro della nostra gemma. La nostra tip è terminata, come potete vedere l'effetto aurora è concentrato all'interno della nostra gemma, cambierà colore in base all'inclinazione e in base alla temperatura corporea. Per questo video tutorial è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi lascio alle mie colleghe con altre fantastiche novità sempre targate Crystal Nails. A presto!